Allora amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee nascoste dietro ai cimbidium. Ho portato da qualche giorno a prendere il sole perché nell'altro terrazzo era poco la mia amica Wanda in vaso. Allora, avete visto cosa succede con il sole, con la giusta quantità di luce? Siamo alla nuova fioritura. Allora, questa Wanda, adesso ve la faccio vedere bene, è la solita Wanda che è in vaso. Eccomi qua. Questa è la Wanda che è in vaso da novembre, da quando ho fatto il primo video, Wanda in vaso. Guardate che radici cicciotte che sono venute fuori. Allora, questa qui era una pianta che appena presa in casa cominciava a dar problemi, quindi avevo visto dei video, ve l'ho proposto anche a voi il video di metterla in vaso con pezzettoni grossi di carbone vegetale, quello che voi ci fate le grigliate, e praticamente ho rovesciato tutto il sacchetto nel vaso. Sopra ho messo questo ghiaietto di marmo semplicemente per fare un po' da tappabuco, per cercare di non farla asciugare troppo velocemente. All'esterno è tutto un altro mondo, perché praticamente lei si bagna, questa mattina l'ho bagnata, vedete le radici sono verdi, e bagnandola praticamente all'esterno non ci sono problemi, prende la pioggia, prende tutto. E abbiamo prodotto il nuovo stelo floreale, guardate quanto è bello. Quindi ogni mattina quest'estate, ogni giorno ho dato l'acqua. Adesso comincio a fare un giorno sì e un giorno no, perché siamo a settembre, essendo a settembre magari ci mette qualche giorno in più prima di asciugare. Quest'altra è l'altra Wanda che avevo preso, che aveva cominciato un discorso di marciume ascellare e l'ho messa fuori. L'ho messa fuori prima senza vaso, poi anche lei, avendo perso tutte le radici, l'ho messa in un sistema diverso, con meno carbone vegetale, ma con lapillo e ghiaietto di marmo. E in questa maniera sono venute fuori queste nuove radici. Voi vedete, io l'ho appena bagnata questa mattina, eccola qua. Sotto ci sono le radici, vedete, se andiamo a scavare sotto ci sono le radici, guardate, vedete, questa la punta è verde perché evidentemente fuori si secca un po', allora la punta diventa marrone. Verde vuol dire che la radice sta crescendo, marrone la radice sta un po' a riposo. Allora guardate bene il colore, quando è marrone la radice dice un momento che mi riposo, quando la radice ha la punta verde vuol dire che sta lavorando per crescere. Eccola qua. Allora io mi trovo benissimo col discorso delle Wanda in vaso, perché è l'unico modo che posso mantenerle in vita. All'esterno ci stanno benissimo, questa soprattutto sono due Wanda, tutte e due Wanda di colore blu, quindi essendo di colore blu non ho difficoltà a tenerle all'aperto, proprio per il fatto che, essendoci all'interno dell'ibridazione una parte della Wanda cerulea, praticamente possiamo tenerle fuori. Anzi, vi dico la verità, queste due piante qui stanno fuori da marzo. Marzo significa che ancora la sera andiamo a 8 gradi e loro sono state fuori. Perché fuori? Perché fuori ricevono molta più umidità di quella che riceverebbero a casa. Vedete, queste sono tutte foglie nuove che sono venute fuori, quindi loro stanno fuori da marzo che stanno fuori, con tutto il periodo. Chiaramente adesso l'ho rimessa nel terrazzo a est insieme a tutti quanti i cimbidium, perché il sole comincia nel terrazzo a nord ad andare via, quindi ricevono meno luce. Comunque quando date la luce considerate che la Wanda, per quanto possa stare al sole, il sole le può bruciare. Questo è il sole di maggio-giugno dell'anno scorso, questo è un segno di una bruciatura non di adesso, quindi adesso il sole lo sopportano benissimo, però ecco, ricordatevi che in pieno agosto magari, ecco, nelle ore centrali o la ripariamo un po', mettiamo un piccolo telo ombreggiante, oppure ogni tanto la dobbiamo vaporizzare un po'. Però ecco, questo è un piccolo segno, preferisco il piccolo segno di bruciatura sulla foglia piuttosto che perderle, no? Quindi il discorso della Wanda in vaso fa sì che si creano nuove radici. Non è che io qui ho conservato le radici originali, anche perché le radici originali erano lunghe 1,5 metri, sono andate via, quindi in casa si sono seccate. Qual è il problema della Wanda? Il problema della Wanda è che richiede un'umidità intorno all'80-90%, quindi quando a casa abbiamo sotto a 80% la Wanda comincia ad avere segni di problemi, segni di sofferenza, e la luce ne richiede tantissima. Vedete, le punte marroni vuol dire che la radice in questo momento sta lavorando relativamente poco qui.
evidentemente fuori ha ancora poca umidità. Però che succede? Che se non trova l'umidità qui, lei scende e va sotto nel vaso, giù da piedi. Allora, questa ha preso la grandine, questa, ecco, i segni della grandine sono questi puntini qua, piccoli puntini che vedete qua, qualche segnetto di grandine c'è stata perché è stata fuori, non sono arrivati in tempo a metterla a casa. Quindi il discorso della lavanda in vaso significa solamente creare all'interno di questo vaso qui in plastica, sotto è forato, non è chiuso, ho lavato l'acqua stamattina, creare un po' le condizioni in modo tale che lei rimanga perlomeno un pochino più umida, non per giorni, l'importante è che rimanga umida almeno per un paio di giorni, non di più. Quindi il discorso del vaso deve significare non che diventa una semi-idroponia o un sistema idroponico di coltivazione, ma semplicemente che la lavanda deve rimanere umida almeno un paio di giorni, poi il tutto si deve asciugare. Sta vicino ai cimbidium, questi sono i cimbidium che traboccano fuori le radici, escono fuori, qui non so più come contenerle, però va bene così. Questo era nelle mix di fibra di cocco, se vedete, fibra di cocco e ghiaietto di marmo, e è cascato per terra, ecco qua il labello vulcanico. Questo era il mix che ho fatto come prova e sembra gradire bene. Quindi lavanda in vaso funziona come sistema, e poi quest'anno ne comprerò un'altra per vedere se riusciamo a trovare un altro sistema ancora più pratico per poterle tenere. L'unico sistema è poterle tenere a casa. Il materiale deve essere molto drenante, quindi molto grande come pezzatura, proprio per permettere il non ristagno dell'acqua. In questo caso qua la pezzatura è molto più piccola perché non avevo più radici, quindi qui ho dovuto tentare il tutto per tutto, quindi pezzatura grande per mantenere le radici che già c'erano in questa lavanda, pezzatura un pochino più piccola, ma soprattutto questa che è una pezzatura che tanto del ghiaietto di marmo che asciuga molto velocemente, serve per tenerla più umida, quindi più umida, meno umida a seconda della quantità delle radici. 0 radici ghiaietto e lapillo più fino, più radici, pezzatura più grande, in modo tale che giochiamo sempre con il fatto che devono mantenere l'umidità, perché lei richiede un 80-90% di umidità. Questa è la cosa bella che vi avevo già detto nel video, che aveva cominciato un problema di marciume ascellare, messa fuori a marzo, lei sta tranquilla. Qui io credo che poi ve lo farò vedere, queste rientreranno a ottobre, fine ottobre credo. Poi ve lo farò vedere, non ho intenzione di metterle dentro perché dentro casa è un problema gestirle. Vi dico solo che stamattina eravamo al 75% di umidità e 2 giorni fa eravamo al 40% di umidità, quindi ci vuole che uno sta costantemente dietro all'igrometro per vedere come regolarsi con le piante e diventa quindi molto facile fare errori. Bene, spero di avervi documentato e fatto vedere questa pianta che è da 10-11 mesi, 10 mesi e mezzo che è in vaso. Bene, a presto.